Siamo al Viva R&D and Quality Summit e abbiamo incontrato Procos, un'azienda di Novara. Può raccontarci brevemente che tipo di azienda è? Certo, Procos è un'azienda chimico-farmaceutica. Lungo la filiera farmaceutica ci posizioniamo proprio all'ultimo step chimico, quindi noi facciamo i principi attivi che poi vanno all'industria farmaceutica per formulazione, registrazione e immissione sul mercato. È un'azienda che ha 80 anni e appartiene da 20 anni a un gruppo giapponese chiamato CBC. È una multinazionale che si occupa di molti settori di business, tra cui il fine chemical, in cui ci collochiamo noi. Ecco, la qualità è al centro delle discussioni in questo evento. Nel vostro settore regolamentato, qualità non è soltanto, diciamo, una caratteristica desiderabile del lavoro, ma corrisponde a definizioni rigide, processi codificati. Ci racconti un po' cosa significa per voi qualità? La qualità per noi, lavorando come CDMO di principi attivi, è un cammino complesso. Da una parte, ovviamente, la necessità di aderire alla norma e di corrispondere alle esigenze regolatorie che ci permettono di operare su questo mercato e che sono imprescindibili, ma dall'altra trovandoci a dover rispondere alle esigenze di molti clienti finali sul mercato, la nostra è anche una qualità integrata con le necessità che la grande azienda farmaceutica, nostra cliente, ci chiede di implementare al di sopra del nostro sistema. Quindi è una qualità sicuramente focalizzata al prodotto, ma con molteplici aspetti di servizio con cui è integrata. Quali sono le difficoltà che incontravate prima di adottare Viva QMS? Ma noi venivamo da un sistema cartaceo che per sua natura è un sistema in cui l'informazione è super frammentata, in cui il processo che genera il completo ottenimento del documento è un processo lineare, senza possibilità di essere sovrapposto, con molti aspetti che sono time consuming, rivolti ad attività molto semplici, quali per esempio banalmente la raccolta firme che è necessaria nei documenti cartacei, ma che di per sé non ha valore aggiunto nell'esprimere il concetto di qualità che c'è dentro. Quindi il grande vantaggio che un sistema QMS ci ha presentato è stato di passare ad una completa digitalizzazione dei processi di qualità. A quali dei differenti processi di qualità avete dato priorità nell'implementazione? Allora, noi siamo un'azienda fortemente integrata nei processi di qualità, lo eravamo anche nel sistema cartaceo, quindi siamo partiti dal change control perché è quello in cui più attori della nostra azienda erano coinvolti e sui quali reputavamo di avere il massimo beneficio in termini di compliance ma anche di efficienza, e poi abbiamo continuato con CAPA e deviazioni e complain. Come è cambiato il vostro lavoro, sia nella pratica quotidiana, ma sia anche in termini di risultati misurabili? Comincio da un livello che ci è molto caro, che sono le risorse. Abbiamo potuto allocare le risorse di Procos a fare un lavoro di maggior valore aggiunto rispetto a prima, e quindi non dedicandoci più alla raccolta di firme, alla distribuzione della carta fra i vari dipartimenti. Abbiamo avuto un beneficio con le autorità regolatorie perché ovviamente, qui veniamo al nostro mondo esterno, la possibilità di avere un sistema che integra le risposte è un efficacissimo tool durante le ispezioni regolatorie. Ma noi siamo anche una CDMO, abbiamo più di 30 audit di ispezione di clienti l'anno, ed ogni giorno della settimana in cui riceviamo un audit, l'organizzazione del lavoro e la sua esecuzione è molto semplice perché portiamo un computer in aula e discutiamo direttamente tramite il computer, che ci permette di accedere ai documenti del sistema qualità. Ecco, come CEO, quali benefici a lungo termine prevede che questo sistema porterà nella sua azienda? Ci sarà anche un cambiamento di cultura, di dinamismo? Come è emerso da quanto detto finora, la qualità è uno dei pilastri dell'azienda, è un livello minimo d'entrata nel nostro settore, non è un nice to have. E da lì in avanti c'è la necessità di un miglioramento continuo, quindi per noi questo step ha rappresentato un ulteriore miglioramento che non finirà qui, e assolutamente c'è anche un tema culturale, perché si sta passando da un sistema, come detto, di base cartaceo ad uno che tendenzialmente è paperless, e quindi, come tutti i cambiamenti, trova inizialmente una resistenza, ma poi
se ne apprezzano i benefici e questo aiuta l'accelerazione anche per questa implementazione culturale, diciamo. Che consiglio dareste ad altri CDMO che stanno ancora utilizzando processi legati alla carta o al limite ai fogli di calcolo? Ma il consiglio più banale che posso dare è di gettare il cuore tra l'ostacolo, lasciare il vecchio sistema per passare al digitale. È un passaggio che porta enormi benefici e fa crescere anche culturalmente l'azienda. Il mio consiglio è più pratico, che è stato l'elemento di successo nel nostro progetto, quello di adottare il più possibile il sistema nella sua struttura base, senza customizzazioni, per 2 ragioni. La prima perché volevamo reingegnerizzare il nostro processo di qualità che veniva dalla carta e quella è un'ottima opportunità. La seconda perché non avevamo l'esperienza per giudicare in un sistema informatico ciò che era meglio fare, lasciandoci poi in una seconda fase di implementazione la possibilità, se necessario, di fare quegli aggiustamenti che in una prima fase ci sono sfuggiti. Questo ha avuto un beneficio sui costi, li abbiamo contenuti, sulla velocità con cui siamo riusciti ad andare in live e quindi ad avere i benefici che il sistema vero porta, e anche con una vita di business correlata con quella di un progetto che comunque va mantenuta e salvaguardata. Molto bene, grazie mille. Grazie a lei, buona giornata. Grazie.